Konstantinos Mavropanos, un gigante greco per la difesa dell'Inter. Può essere lui l'erede giusto di Milan Skriniar? Ne parliamo all'interno del secondo episodio del nostro format a puntate in cui stiamo andando a caccia del sostituto perfetto di Milan Skriniar. Un compito non semplicissimo perché bisogna sostituire un difensore molto forte e allora dopo il primo episodio che avete molto apprezzato, ci avete chiesto di andare avanti, di continuare ad analizzare dei nomi. Nel primo episodio abbiamo parlato di Merih Demiral dell'Atalanta, lo trovate sul nostro canale, lo potete sicuramente recuperare. Seguendo le richieste della community di Passione Inter e quindi i voti del club di Passione Inter, oggi abbiamo deciso di dedicare il secondo episodio appunto al difensore dello Stoccarda, un difensore che quindi andiamo ad analizzare in profondità per cercare di capire se può essere un buon affare per l'Inter oppure no. Spoiler subito, ottimo potenziale, profilo molto interessante. La scorsa estate nella mia ricerca tra 461 difensori era arrivato alle battute finali della mia selezione, avevo indicato il suo nome come uno di quelli da tenere d'occhio in maniera particolare. Secondo me però in pochissimi tra quelli che stanno esaltando molto questo giocatore e che lo stanno monitorando e che lo stanno analizzando in questo momento, ecco, in pochissimi secondo me hanno sottolineato però due fattori negativi che per me non sono irrilevanti, anzi, quindi attenzione. Amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati allora in questo nuovo episodio di oggi. Subito un mi piace per farmi capire se questo format vi è piaciuto e se quindi dobbiamo andare avanti con le nostre puntate dei prossimi episodi. A tal proposito vi invito anche ad iscrivervi al canale, così non vi perdete gratuitamente nemmeno uno dei prossimi approfondimenti, tutti i contenuti non solo di mercato, non solo a caccia delle reti di screener, ma in particolar modo in questo caso per non perdervi i prossimi episodi di questo nostro nuovo format. Dunque, Mavropanos è un nome effettivamente da monitorare per l'Inter, non perché ve l'ho segnalato io la scorsa estate, ma perché anche per quello magari, però comunque soprattutto perché l'Inter ha effettivamente concretamente sondato il terreno con lo Stoccarda per questo giocatore che aveva dato anche la sua apertura alla destinazione Inter e che proprio in queste settimane, le ultime settimane comunque ha fatto capire qualcosa sul suo futuro che può essere lontano dallo Stoccarda. L'Inter nell'ultimo mercato di gennaio in particolare aveva aperto i contatti per cercare appunto di sondare il terreno, per cercare di aprire una trattativa nel caso in cui Skriniar fosse volato poi al Paris Saint-Germain con 6 mesi d'anticipo. Skriniar poi alla fine è rimasto e quindi non se n'è fatto nulla. Fatto sta comunque che Mavropanos è un profilo che piace molto all'Inter e tra poco magari aggiungiamo qualcosa in più su questo. Prima però vediamo chi è Mavropanos e che calciatore è. Partiamo dalla carta d'identità, dunque dalla scheda Transfer Market, difensore classe 1997, nato ad Atene in Grecia, un difensore centrale di piede destro, alto 1,94 m, quindi molto forte fisicamente, molto alto, in rosa allo Stoccarda ufficialmente, diciamo a titolo definitivo allo Stoccarda dal 2022, ha un contratto fino al 2025 e una valutazione di mercato che in questo momento, secondo Transfer Market, si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Per quanto riguarda la sua carriera, lui ovviamente cresce in Grecia, dove viene visionato dall'Arsenal che decide di portarlo in Inghilterra. All'Arsenal ha dei problemi fisici, non riesce ad imporsi a causa di 2 problemi all'inguine che gli costano appunto l'impatto in Inghilterra, non riesce ad ambientarsi, quindi frenato da questi lunghi infortuni per vari mesi fuori. Allora, per cercare di rilanciarlo, l'Arsenal lo presta prima al Norimberga e quindi allo Stoccarda, che dopo 2 stagioni di prestito lo riscatta ufficialmente, ne acquista il cartellino per 3 milioni e 200 mila euro, cifra che farà molto molto discutere. Due curiosità su questo, ovvero lo stesso osservatore che aveva portato Mavropanos dalla Grecia all'Arsenal è quello che poi lo ha portato dall'Arsenal allo Stoccarda. Trasferendosi allo Stoccarda ha deciso di puntare lui su questo difensore greco che all'Arsenal non stava sfondando, ma nel quale aveva intravisto un potenziale secondo lui molto interessante e sembra aver avuto ragione, perché i problemi fisici che aveva avuto all'Arsenal poi sono continuati per un po' al Norimberga, ma soprattutto sono continuati anche nella sua primissima stagione allo Stoccarda.
Dopodiché, dalla seconda stagione invece Mavropanos è esploso e si è imposto come uno dei migliori difensori in Germania alla sua seconda stagione, e lo Stoccarda ha potuto riscattarlo per una cifra sicuramente inferiore a quello che è il suo reale valore, ed inferiore anche all'impatto effettivo che ha avuto sulla squadra. È stato un elemento fondamentale nella scorsa stagione e in generale in questa stagione anche dello Stoccarda. Ha anche una buona esperienza internazionale a questo punto con la nazionale greca, visto che dal 2021 poi è entrato a far parte della selezione greca e ha già messo insieme 15 presenze. Questo quindi per quanto riguarda la sua carriera. Attorno anche alla cifra a cui è stato riscattato dallo Stoccarda poi si era accesa un po' di polemica, perché come dicevo si era imposto come uno dei migliori difensori in Bundesliga. I tifosi dell'Arsenal si sono lamentati perché venduto a soli 3 milioni e mezzo, circa 4 milioni al massimo, era per i tifosi londinesi si è ripetuto un po' il caso Gnabry, cioè che era stato perso per circa 5 milioni di euro e poi è esploso al Werder Bremen e soprattutto al Bayern Monaco. Quindi un po' di malumore in casa Arsenal a quei tempi. Ora, come sta giocando Mavropanos in questo Stoccarda? Che difensore sta diventando? Condivido anche qui una heatmap per chi ci segue da YouTube, può vedere le immagini, ma ve le racconto anche per chi ci ascolta in podcast. Lo Stoccarda gioca con la difesa a 3, in alcuni casi anche con la difesa a 4, si muove tra questi due moduli. Nella difesa a 4 Mavropanos diciamo si specializza o come difensore centrale destro o in alcuni casi come terzino destro, quindi nella parte di centrodestra. Nella difesa a 3 invece come braccetto di destra, di fatto occupa la stessa zona di Skriniar più o meno, con delle differenze dovute al fatto che ovviamente l'Inter è più dominante nel campo rispetto allo Stoccarda. Ha una concentrazione alta anche in area di rigore, la heatmap di Mavropanos, un po' perché si spinge molto in avanti, viste anche le sue doti fisiche, un po' perché in alcune situazioni disperate viene schierato anche centravanti. È successo anche nella gara contro il Friburgo, partito dalla panchina, è entrato proprio per fare la punta, di fatto, vista la sua stazza e la sua forza fisica. Come caratteristiche pure di questo giocatore, intanto parto a chi somiglia di più secondo me tra i difensori che potete conoscere tutti. Diciamo che così alto, forte fisicamente, anche nel modo di intervenire sul pallone in fase difensiva, può ricordare sicuramente un po' lo stesso Skriniar, oltre perché condividono anche la zona di campo a cui fanno da guardiani, diciamo così, anche come stile di gioco. Nelle movenze però, se devo dirvi, se non avete visto giocare, secondo me un interista, non so perché, però qualche cosa a livello di movimenti lo rivedo in Acerbi, e quindi qualche somiglianza nei movimenti e nel come anche si porta la palla in avanti la vedo in Acerbi, però è sicuramente un difensore diverso da Acerbi. È ancora oggi il miglior difensore in Bundesliga e tra i migliori in assoluto in Europa per palloni intercettati, è molto bravo nelle letture difensive, nell'uno contro uno ha molto questa giocata, la tenta molto in allungo col gambone, un po' come fa anche Skriniar, come vi dicevo, per soffiare il pallone all'avversario anche nell'uno contro uno, è piuttosto preciso, è anche molto pulito in questi interventi, infatti ha un numero di falli commessi piuttosto basso per il ruolo che occupa, anche se quest'anno ha preso qualche cartellino giallo in più. Poi sui duelli aerei è fortissimo, 1,94 m, stazza fisica abbastanza imponente, ovviamente ne risente positivamente e fa valere il suo fisico. A questo unisce poi soprattutto, e questo lo rende secondo me molto molto interessante, una abilità nella gestione del pallone e delle abilità offensive sicuramente fuori dal comune per un difensore. Ha il vizio del gol veramente marcato. L'anno scorso, la scorsa stagione, per diverso tempo con 4 gol è stato il capocannoniere dello Stoccarda e fa il difensore, per farvi capire. Ha anche un bel tiro da fuori, anche se non lo tenta all'esasperazione. Palla al piede, è molto bravo nelle azioni in cui va a guadagnare campo, ha una bella visione di gioco, molto spesso fa delle belle aperture da destra verso sinistra, dove cerca in particolar modo l'esterno. Borna Sosa molto spesso, un altro nome che è stato accostato e che l'Inter ha cercato, è uno dei principali crossatori in Germania. Mettiamoci in più che è pure molto veloce. L'anno scorso al termine del girone d'andata ricordo ero rimasto impressionato perché un giocatore così alto, così grosso, aveva piazzato uno scatto da quasi 36 km/h, oltre i 35 km/h, e si è attestato nella classifica dei giocatori più veloci al 13° posto in Bundesliga, al secondo posto tra i difensori più veloci in Bundesliga. Poi dal punto di vista umano mi sono andato a rileggere in questi giorni molte interviste anche di chi lo segue da vicino e di chi lo conosce molto bene, lo hanno definito più o meno tutti come
un ragazzo anche molto positivo per il gruppo, per lo spogliatoio e un professionista molto, molto serio. Quindi tutte caratteristiche sicuramente positive e allora giustamente voi a questo punto mi direte: "Ma questo è un fenomeno clamoroso, bisogna prenderlo a tutti i costi". Ci arriviamo tra poco perché non è del tutto corretto secondo me. Prima un rapido confronto sulle statistiche di questa stagione, confronto l'annata di Milan Skriniar e quella di Mavropanos, statistiche che a livello di presenze sono abbastanza, simili come minutaggio e come partite giocate. Skriniar ha giocato, di più, ha preso meno cartellini gialli e, Mavropanos tira il triplo in porta rispetto a Milan Skriniar, quindi tenta di più la giocata, ha il triplo anche dei duelli aerei vinti Mavropanos rispetto al nostro Skriniar. Dal punto di vista difensivo le statistiche di Mavropanos, va detto, sono anche condizionate dal fatto che l'Inter deve difendere sicuramente molto meno dello Stoccarda, quindi questo va sempre considerato, però ha dei dati sicuramente molto importanti. In attacco, poi a livello di passaggi chiave, assist e gol è in vantaggio Mavropanos in tutte le statistiche, così come nei passaggi è più preciso nei passaggi lunghi, tenta di più i passaggi lunghi e anche i cross. Skriniar però ha una precisione maggiore e anche un numero di passaggi superiori, cioè Skriniar tendenzialmente tocca più palloni rispetto a Mavropanos nello Stoccarda e anche qui sicuramente la squadra fa tutta la differenza del mondo. Ovviamente l'Inter gestisce più palloni rispetto allo Stoccarda che non è così dominante sul campo come l'Inter. Quindi questo per quanto riguarda il confronto. Arriviamo poi alle conclusioni, quindi su questo giocatore, su questo possibile innesto di Mavropanos al posto di Skriniar. Sintetizzando, Mavropanos, il difensore greco, secondo la mia opinione, secondo quello che ho potuto osservare io, i pro ed i contro di questo giocatore. Allora, dal punto di vista dei pro abbiamo già analizzato molto: la forza fisica, duelli aerei, la tecnica, ha delle doti offensive molto importanti, è un professionista esemplare, sembra aver messo da parte anche i problemi fisici che aveva avuto nella prima parte della sua carriera, ha 25 anni, va per i 26 e già una discreta esperienza internazionale, non ancora clamorosa, ma qualche esperienza internazionale ce l'ha, tutti elementi molto positivi. Ho aggiunto ai pro anche la formula d'acquisto perché comunque la Bundesliga tendenzialmente, escluse le primissime squadre più ricche, è un campionato non molto ricco, anzi dove sono molto propensi a vendere, i calciatori e ci sarebbe un'eventuale apertura anche a delle formule un po' più vantaggiose, probabilmente, nel caso in cui le 2 società dovessero trattare. Come dicevo, lo stesso giocatore ha fatto capire che si sta guardando un po' attorno e io credo proprio che ormai la sua avventura allo Stoccarda sia finita, perché questo è un difensore che bene o male può ambire a qualcosa in più rispetto allo Stoccarda che lotta per non retrocedere o comunque lotta nelle zone molto basse della classifica tedesca. Lui può ambire a qualcosa in più sicuramente. Dall'altro lato però il contesto squadra io l'ho messo anche nei contro, nel senso che tutti questi dati innanzitutto, come dicevo, vanno contestualizzati. I dati difensivi sono più alti anche perché lo Stoccarda difende molto di più, è una squadra che subisce tantissimo anche dal punto di vista offensivo molto si appoggia su Mavropanos perché davanti poi questa squadra, lo Stoccarda, ha sicuramente delle difficoltà non da poco. Tra i contro ho messo anche la concentrazione, perché solo nel 2022, se non mi son perso qualcosa, ha causato almeno 4 calci di rigore, 3 con lo Stoccarda, 1 con la Grecia, forse 5 in realtà nel 2022. Comunque qualche calcio di rigore lo ha causato. Pochissimi giorni fa, subito dopo la chiusura del mercato di gennaio, ha causato si è fatto un autogol, per chi per chi è interista come noi forse avrà in mente quello di Kondogbia, famosissimo, o anche quello di Materazzi, di questo genere così, diciamo un retropassaggio piuttosto avventato che ha preso in contropiede il portiere, ed è finito in porta. Quindi a livello di concentrazione nei 90 minuti e nell'arco di tutta la stagione sicuramente bisogna lavorarci. Ha avuto delle fasi di calo, questo può essere ricondotto anche al contesto, cioè una squadra che è in difficoltà magari anche lui può, risentirne. Tutte queste questi sono 2 fattori secondo me che vanno assolutamente considerati, perché il passaggio all'Inter è per forza di cose un altro livello, sia rispetto
allo Stoccarda che rispetto alla Bundesliga, ma soprattutto rispetto allo Stoccarda per il tipo di gioco che fa e anche per il livello delle ambizioni di questa squadra. Il livello quindi di giocatore per me ha tutti gli ingredienti per poter arrivare in Serie A e addirittura dico io per poter essere un potenziale nuovo Kim che arrivava però dal Fenerbahce che però come detto quindi ha un'altra caratura anche a livello di prestazioni, a livello anche di pressione e di ambizioni. Quindi secondo me questo è un fattore non da poco da ricordare. Può essere potenzialmente un buonissimo profilo, all'Inter secondo me andrebbe ulteriormente costruito e il salto non è un salto sicuramente banale da fare, quindi qualche scossone può esserci. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, se siete d'accordo con la mia analisi, se lo conoscete Mavropanos, quindi cosa ne pensate voi. Nei commenti vi chiedo di scrivermi anche qual è il prossimo difensore che dovremmo analizzare ai raggi X con la nostra analisi, quindi mi raccomando nei commenti aspetto anche i vostri nomi e i vostri suggerimenti per i prossimi profili da monitorare. Vi invito poi ad entrare nel club di Passione Inter dove facciamo votare quali sono poi i prossimi episodi da portare, quindi se volete sostenerci, volete far parte della nostra community www.passioneinter.club. In descrizione per chi ci ascolta in podcast trovate il link all'episodio numero 1 di questo format e per chi ci segue da YouTube ve lo lascio proprio qui.